scusatemi, questa l'ho presa in Giappone, anzi mi è stata regalata come regalo di compleanno quando sono stato in Giappone, ho festeggiato il mio compleanno in Giappone, se volete il blog ve lo lascio qui, e questi sono gli occhiali che ho comprato per la sera. Sto iniziando a seguire il protocollo di Brian Johnson e tante altre cose che ho inserito nella routine per arrivare a una versione migliore di me stesso anche dal punto di vista di salute, di benessere, di longevità. E oggi in realtà voglio parlarvi della mia esperienza in Giappone. Perché? Perché tante cose da quando sono tornato mi mancano, tant'è che sto pianificando probabilmente di tornare per un po' di tempo. Per quanto? Almeno 3 mesi. Perché? Perché fino a 3 mesi non serve il visto, non serve la visa. Si può andare con un semplice visto da turista. Quindi intanto andare per 3 mesi, siccome anche non ho mai avuto un'esperienza nell'abitare da solo o in convivenza, e quindi voglio provarci almeno per 3 mesi e vedere com'è. E in realtà, se voi mi seguite da un po' di tempo, sapete che una delle mie prime opzioni del potermene andare via di casa è sempre stata invece l'America, gli Stati Uniti. E ho cambiato idea. Perché? Perché ci sono stato negli Stati Uniti, perché ho iniziato il mio percorso di crescita esteriore, il mio percorso di crescita interiore, che mi ha cambiato, mi ha fatto cambiare tante cose. Ho fatto anche un video a riguardo su questa cosa, ve lo lascio in descrizione, del perché non più gli Stati Uniti, perché sennò andrei a dilungarmi troppo. Ma semplicemente non solo gli Stati Uniti secondo me stanno perdendo tanto, sempre più gente se ne va da Los Angeles, tutti i miei amici, perché non ne vale più la pena. È un po' come Milano, anche se Milano deve ancora arrivare a quel momento in cui ci si accorge che il sacrificio di stress, soldi, perché costa tantissimo, e lavoro, perché chi va là, i miei amici lavorano praticamente 20.000 ore al giorno, e tanti altri fattori, vale la pena per andare là, vale la pena spendere e fare così tanti sacrifici per il vivere da solo, eccetera, eccetera. Se uno può stare con i genitori, ultimamente sta veramente pensando di vivere con i genitori o di andarsene da un'altra parte. E siccome per me in realtà il mondo è sempre stato aperto, non ho mai avuto pregiudizi su nessun posto, e quando sono andato in Giappone è uno dei miei posti che ho sempre voluto visitare, ma penso tutta la generazione Z, perché siamo cresciuti invece che con i media americani come la generazione prima di noi, con Hollywood, noi siamo cresciuti proprio con gli anime, con i manga, con i cartoni giapponesi. E quindi abbiamo sempre avuto questa cosa orientale, tant'è che quando sono arrivato là veramente mi sembrava di avere delle sensazioni quasi di nostalgia, ed è stato bellissimo. E avevo delle aspettative alte, ma le ha sorpassate, quindi avevo già in mente di provare a vedere se Tokyo sarebbe stato un posto giusto da provare a vivere fuori dall'Italia per un po', e diciamo che è il posto giusto, almeno da provare. E quando sono tornato ho detto è l'unica città che ho visitato nella mia vita, e ne ho viste tante, in cui veramente vorrei passarci un po' più di tempo per capire come si sta e per vedere, perché ci sono talmente tante cose da fare. Tokyo è pazzesca, è enorme, è una delle città, se non la città più densamente popolata al mondo, è ipermoderna, tradizionale, e quindi ha tantissime cose che noi dovremmo imparare. E adesso ve le dico. Perché vabbè, non solo la città è pazzesca di per sé, può piacere, non piacere, ma non ho mai visto qualcosa di simile, non ho mai visto qualcosa del genere. A parte il fatto che uno pensa, vabbè, è una città gigantesca, quindi è sporca o altro, è pulitissima. L'aria sulle Polluce mi dava che è l'aria più pulita che c'è mai stata, anzi, qua dove abito io, che è in Veneto, siamo in zona rossa europea, per farvi capire, anche se sono sul lago di Garda, quindi è incredibile, è l'opposizione, e c'è veramente di tutto. E quando sono tornato mi sembrava veramente, ho avuto questa conversazione con una signora anziana e mi ha detto, mi sembra, cioè l'Italia a confronto sembra quasi il terzo mondo. E ho detto, cavoli, è brutto da dire, ma è proprio la sensazione che ho provato. Quando sono tornato sembrava veramente di essere il terzo mondo. E a me piace l'Italia, non mi piaceva tempo fa, ho imparato ad apprezzarla, soprattutto dopo la pandemia, ma vedere un paese così, io non ho mai visto niente del genere. E sicuramente ci sono delle cose che noi dovremmo imparare. Prima cosa, civiltà e rispetto. Ragazzi, le persone là, magari per cultura, magari perché sono di per sé gli asiatici un po' più chiusi, ma in realtà dipende, perché ci sono tanti asiatici che comunque sono più chiusi, eccetera, perché lì quello che voglio far capire è che non è che sono chiusi, è che sono rispettosi. Cioè loro nella loro vita privata, ognuno ha la propria personalità, ma nel momento in cui vanno in pubblico, quindi in mezzi pubblici, per strada o altro, si mettono questa maschera sociale di rispetto per gli altri. Ed è qualcosa che tutti dovrebbero fare,
Perché? Perché si chiama civiltà, perché si chiama rispettare lo spazio altrui. Perché? Perché se sono in metro e me ne sono accorto, e sono cose che di cui non ti accorgi finché non vedi questa cosa. Se io sono in metro e sono a Tokyo, vedo tutti che entrano in fila, non si spingono, si mettono lo zaino davanti per non dar fastidio agli altri, non parlano, c'è silenzio. Ma non è perché hanno paura di parlare o altro, non è una regola, ma è buon senso. Perché? Perché dà fastidio. Noi in Italia, io non mi accorgevo di questa cosa, finché quando sono arrivato in Italia, sono entrato nella stazione a Milano e c'era un casino e la persona a fianco a me che mi urlava gli affari suoi al telefono e quello che ascoltava la musica con la cassa. E c'era un casino ed era orribile la situazione, tant'è che veramente mi è mancato. O semplicemente il buttare per terra le cose. Se lo fai ti senti in colpa, quindi là nessuno lo fa, non ci sono addirittura i cestini, la gente è abituata a portarsi dietro le cose e a buttarle a casa. O anche i fazzoletti, hanno un fazzoletto di solito privato di stoffa ognuno. Siccome tutti pagano le tasse, c'è anche rispetto per lo Stato. Le zone in cui si fuma sono delle zone prescritte, circondate, in cui solo la gente fuma lì, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è incredibile la civiltà, il rispetto che hanno per gli altri, per gli spazi altrui, è incredibile. La seconda cosa è la sicurezza, quindi le regole e il non fregare gli altri. Quando sono arrivato, diciamo che subito, io ho visitato tanti paesi, e diciamo che tendenzialmente, soprattutto in Italia, abbiamo questa cosa di avere sempre paura che qualcuno ci freghi, e quindi siamo un po' furbi, perché di solito siamo noi che freghiamo gli altri. Oppure se c'è una regola cerchiamo di evitarla o di capire come poter vivere anche attorno a quella regola. È una cosa tipicamente italiana, ma in tanti paesi si fa. E invece lì è proprio il contrario, lì se c'è una regola la si rispetta, perché se no viviamo nel Far West. Se c'è una regola è perché è per far star bene tutti, ed è giusto così. E quindi, siccome le regole sono rispettate e fanno tutte le cose, le regole sono anche molto più giuste. È un loop infinito, come le tasse qua in Italia. Siccome nessuno paga le tasse devono essere più alte, quindi sempre meno gente paga le tasse. È un feedback negativo, è un loop negativo, un cane che si morde la coda, e lì è il contrario, è un feedback positivo. E quindi è pazzesco. E anche quella semplice sensazione di sicurezza, le persone sempre per il fatto della maschera sociale, che quando escono rispettano gli altri, nessuno ha paura degli altri. E ho visto tipo scene in cui gente andava da Starbucks, appoggiava computer, zaino, di tutto e di più, andava in bagno e lasciava tutto lì, o andava a pagare e lasciava tutto lì, e nessuno gli veniva neanche, cioè a Tokyo, vero? A Tokyo, non si parla della città di campagna, a Tokyo, a nessuno passava neanche in mente di guardare quelle cose lì, figurati di toccarle o prenderle. È una cosa incredibile. E se non lo fai, nessuno lo fa. Cioè, il punto è che se qualcuno lo fa, è veramente visto male, perché nessuno lo fa. Ed è una cosa civile, è una cosa normalissima, dovrebbe essere normalissima, è la legge del non fregare l'altro. Se vuoi star bene, io mi comporto bene, quindi tutti si comportano bene, o gli altri si comportano bene. Oppure siamo arrivati e mi ricordo, prima cosa, andiamo a farci fare l'itinerario, cambiare i soldi, eccetera, eccetera. E siamo abituati al fatto che, ascolta bene qual è il cambio, perché se c'è scritto lì una cosa, magari ti dà un cambio diverso perché sei turista. Assolutamente no, è una cosa che ti fanno ovunque, ma lì no. Lì se c'è scritto così è così. O vai a farti l'itinerario, anche se quelli che ti aiutano, perché ci sono proprio dei posti dove aiutano i turisti gratuitamente, e tu vai lì e ti fanno un itinerario, anche se è loro affiliato e a te non conviene, loro ti dicono: guarda, noi abbiamo questo che è affiliato a noi, lo vendiamo, ma questo che è gratuito oppure è di un'altra compagnia ti conviene perché spendi meno o ci metti meno. Quindi loro non cercano di fregarti. Ogni tanto magari entravamo nelle stazioni e ci vedevano un attimo tutti in difficoltà perché non sapevamo quale metro prendere, perché magari è scritto tutto in kanji, anche se sto cercando di imparare il giapponese, e subito, quelle 3 volte che è successo, è arrivato qualcuno di sconosciuto che non voleva fregarci ma solo aiutarci. È venuto uno sconosciuto lì: avete bisogno di una mano, in inglese, per tradurci il giapponese. Pazzesco, senza chiedere niente, incredibile. Quindi è pazzesco il fatto che tu puoi girare e sentirti tipo sicuro, senza avere la costante ansia, l'allerta di dover stare attento tipo al tuo zaino, alle tue cose eccetera. Sono piccole cose, ma fanno in modo tale che quando torni a casa, un po' per il silenzio, un po' per lo smog che non c'è, un po' per questa mancata allerta, a differenza di Milano ti sembra di aver passato una giornata in relax in campagna quando torni a casa la sera. Quando passo una giornata a Milano ho l'ansia a 1000, torno che sono teso e neanche me ne accorgo, sento 1000 cose, di tutto e di più, attaccato alle persone, lo sporco, lo smog, mi sembra di essere sporco, capelli, faccia eccetera. A Milano, cioè a Tokyo sembrava invece veramente di fare una giornata in campagna. Tornavi a casa la sera che sì, eri un po' stanco, ma veramente una boccata d'aria fresca a confronto.
Anche per dire, alle persone ubriache, abbiamo avuto una sera in cui siamo andati a festeggiare a Shibuya con un mio amico che abita lì, e loro hanno questa tendenza che, siccome non sono pericolosi, è più quasi abituato la gente a bere, e anche gente normale, quindi bevono, si ubriacano, ma non diventano molesti. O leggermente, ma non troppo. C'è qualche problema magari con le ragazze, nel senso che ci sono alcuni magari pervertiti, ma ci sono ovunque, hanno anche alcuni problemi un po' con l'infantilizzazione, eccetera. Ci sono, ogni stato ovviamente ha dei problemi, ma io preferisco la mancata riga di infantilizzazione tra ciò che è infantile e ciò che è adulto, finché la gente non fa male a nessuno, piuttosto che dei maranza che mi ammazzano per rubarmi il portafogli in stazione a Milano. Quindi vedete voi, scegliete voi quella che vi interessa di più come problema dello Stato. E in realtà anche lì le ragazze comunque si sentivano anche a loro agio, anche con gli ubriachi, addirittura anche vedevi questi ubriachi che stanno nel loro posto, anche perché loro noto che non sentono, cioè sentono tantissimo l'alcol, e quindi magari si ubriacano subito, fanno un po' di casino e si lasciano andare, e poi, ma non fanno niente. E anche gente proprio in giacca e cravatta dopo il lavoro, quindi hanno tanta cultura del lavoro loro, quindi lavorano tanto, anche questo può essere un lato negativo, però allo stesso tempo c'è molto di peggio. È vero che là la gente magari sta male per depressione, ma ci sono tanti fattori, e sicuramente basato su tante altre cose, ma quello è un altro video a parte. In questo video sto parlando delle cose che secondo me noi dovremmo imparare. E anche le ragazze, quindi vedi magari per Shibuya, e questo è collegato alla terza cosa, che è il divertimento che noi dovremmo imparare, che è il divertimento senza distruggerci, senza fare cose assurde, perché vedi anche queste ragazze che magari girano di notte, anche da sole, e sono in iper minigonna, e non hanno nessun problema. Ci sono anche delle stazioni, cioè delle rotaie, come si dice, scusatemi, dei vagoni, che sono appositamente per le ragazze. E quindi è assurda questa cosa, è incredibile, quindi loro si sentono sicure, quindi il potersi divertire e fare cose senza dover fare cose esagerate, illegali, bere o altro o di tutto e di più. È vero, loro bevono, ma alla fine tanti si divertono comunque, cioè qualsiasi cosa c'è a Tokyo è fatta veramente per divertirsi, c'è anche in Giappone in generale, qualsiasi cosa è basata sul divertimento. Ed è una cosa anche di cui ho parlato in un altro video, che è una cosa che noi dovremmo imparare, perché quello che ho detto prima può essere un problema, ma anche una cosa bella. Questa mancata differenza così grossa, come ce l'abbiamo noi, tra ciò che è infantile e ciò che non è infantile. Vedevo signori, anche CEO, di aziende, vedevo proprio signori in giacca e cravatta che tornavano in metro e avevano proprio tutta la loro divisa, e poi magari lo zaino con appeso un coso dei Pokémon, oppure Hello Kitty, o queste signore anziane che vendevano delle cose di anime, manga, o qualsiasi età che in stazione leggono mentre sono in metro dei manga. Cose così che sono talmente per noi strane, ma talmente belle, perché non sono giudicati per come si vestono, per il loro modo di esprimersi, per quello che guardano, l'intrattenimento. È un intrattenimento un po' puro, che a volte può essere un po' a un lato anche un po' creepy, perché ci sono alcune cose che noi facciamo fatica a comprendere, come quello del Maid Café, del Maid, c'è tutto un lato un po' pornografico, un po' particolare in Giappone, proprio dato da questa cosa, e anche il fatto che gli uomini, siccome lavorano tanto, spesso passano tutta la vita a lavorare, che non hanno tempo di crearsi una famiglia, quindi diventano soli e vanno in depressione a una certa età perché rimangono soli. Quindi c'è un po' un lato anche triste e brutto di questa cosa, ma allo stesso tempo quanto bello potersi sentire liberi di esprimersi e di divertirsi come si vuole. Quarta cosa è la tradizione, sì, ma anche futuro. Il bello di Tokyo è che non solo ci sono templi e c'è tutta una parte tradizionale incredibile, i giapponesi sono molto tradizionalisti, ma allo stesso tempo sono anche basati sul futuro. È una cosa che noi in Italia non abbiamo. Noi siamo tradizionalisti, ma il futuro non ce l'abbiamo, anzi, se chiedi a qualsiasi giovane non ha nessuna speranza per il futuro dell'Italia, e purtroppo è così. Noi non investiamo da tantissimo tempo sul futuro dell'Italia perché diciamo, cioè stiamo vivendo di rendita di quello che il passato dell'Italia ci ha dato, quindi sono successe cose in passato, l'Italia ha fatto grandi cose e quindi stiamo vivendo della storia, dell'arte, delle invenzioni, quello che è successo. È vero, in tante cose l'Italia ancora va bene, quindi ad esempio la moda, va bene nella creatività, nella medicina, in tante cose, però allo stesso tempo non solo sono cose comunque successe un po' di tempo fa, alcune cose succedono ancora, ma nel futuro veramente investiamo poco. E là veramente quando sono andato sembrava di andare 60 anni nel futuro, c'erano cose incredibili, iperfuturistiche che neanche mi sarei mai immaginato, e allo stesso tempo persone molto legate alla tradizione che accettavano questa cosa, e per noi è una cosa impossibile collegare futuro e tradizione. È una cosa stupida, perché proprio manca la mentalità aperta. Questo legame col passato che è più una catena a questo punto. E con questo mi collego all'ultimo punto, che è quello proprio di stare bene. Cioè che tutto
tutto ciò che ho visto in Giappone è proprio fatto da umani per esseri umani. Sembra una cosa tipo assurda, ma quando sono tornato, oltre a tornare 50 anni indietro nel passato, mi sembrava proprio di, cavoli, quanto sto facendo caso che queste cose, prodotti, infrastrutture, tutto, è fatto per fare soldi a qualcuno, ma non con in mente, o pochissimo, con in mente quanto può essere giusto per quella persona. Non lo so, esempio, non mi vengono neanche degli esempi pratici, però vedi proprio questa tendenza al creare delle cose per tipo prendere dei soldi degli altri e farci dei soldi, e invece là c'è proprio la tendenza di lo faccio perché può essere qualcosa che fa piacere a qualcuno, quindi cioè si vede che le cose sono fatte per altri esseri umani, che sono fatte per essere apprezzate. Non so come spiegarlo, c'è un po' più al sud, ecco, questa cosa da noi, al nord quasi zero, un po' più al sud, come quando ti danno, compri il caffè e ti danno l'acqua, perché è una cosa molto umana, dopo il caffè hai bisogno dell'acqua, al nord non te la danno l'acqua. Queste piccole cose che a Tokyo, tipo la cosa del caffè è una stupidata, ma si applica a tutto in generale, non so neanche come spiegarlo. Anche vai, non so, nel bagno e ci sono, tipo nel bagno femminile, tipo gli assorbenti, tipo cose stupide, ma tantissime cose, cioè che lo vedi che sono proprio fatti per gli esseri umani, oppure che in qualsiasi posto vai alla fine ti danno la salvietta. Piccole cose, ma che vedi che sono fatte proprio per esseri umani. E sono tutte cose che noi dovremmo imparare. Ecco qua ragazzi, perdonatemi il video lunghissimo, ma ci tenevo a raccontarvi un po' com'è andata. Mi è piaciuto tantissimo, avevo aspettative alte. Ovviamente non è il paese dei balocchi, ogni paese ha il proprio problema, ma penso che se facciamo un bilancio preferisco almeno provare ad andare là per un po' e vedere come va, e in caso poi aggiornarvi, e piuttosto che magari stare qui, che è un paese che mi piace ma non mi ci vedo tanto a lungo termine. Quindi vedremo come va. Intanto sto imparando anche il giapponese, non ho idee favoleggianti su quello che è un paese, sono benissimo consapevole che ogni paese ha i propri problemi, hanno problemi di bullismo, di tante cose, ma anche noi e tutti i paesi hanno dei problemi, quindi bisogna un po' mettere sulla bilancia quello che alla fine piace e non piace. Ah, anche la questione dell'integrazione in realtà, perché voi dite sì, ma i giapponesi sono razzisti, non ci si integra mai. Vero, ma allo stesso tempo non è che sono razzisti, è che semplicemente sono trasparenti, cioè loro vedono le cose come stanno e sanno che non sei giapponese, quindi comunque non ti trattano male, ti tratteranno sempre bene, ma non da giapponese, perché è vero, è così, è inutile far finta di niente, essere degli ipocriti, come qua che si parla tanto di integrazione e poi c'è razzismo ovunque. Anche perché poi là è una cosa che ho notato, tra l'altro una piccola cosa che ho notato, è che a differenza dell'Europa e anche dell'Italia, dove tu vai per Milano e il 50% delle persone circa sono italiane, quindi del paese di Milano, là il 90% delle persone sono di Tokyo, cioè sono giapponesi. Ed è una cosa particolare, perché fa notare che tanta gente è rimasta là, siccome una cultura molto diversa, un po' una bolla che si sono creati nel mondo, e tant'è che se escono probabilmente vengono fregati subito da quanto sono buoni, ma si sono creati queste cose per cui immaginate se 50% delle persone come in Italia, italiani o comunque di quel paese, 50% arrivano, cosa succede? Che non si integrano, cioè si creano altre piccole popolazioni, altre cose, fanno gruppo, si creano altre piccole subculture. E invece 90%, se arriva a un 10%, è molto più facile che si aggrega, impara e si integra nella comunità. Ovviamente questa cosa dipende da tanti fattori, però mi ha colpito anche questa cosa. Ecco qua. Grazie ragazzi, per qualsiasi domanda scrivetemi su Instagram e ci vediamo al prossimo video. Ah, iscrivetevi e lasciatemi un commento. Ciao ragazzi!